Amici, un saluto da Jack, Leone e Max, l'intrattenitore che vi tiene per ore. Ciao Leonardo, ciao Alex, ma come livello 70? Livello 70 ce l'hai fatta, sei a buon punto, dai. Quindi ora si è veramente messo bene. Grande Alex, livello 70, incredibile. Lo scrivo anche qua, incredibile. Va bene, allora noi andiamo avanti con Mass Effect 2. Oggi puntiamo a finire tutte le cose di lealtà che possiamo fare oggi. E ci liberiamo. Ciao Simo, avremo i nostri personaggi leali. Simo, tu avevi fatto le missioni di lealtà di tutti i personaggi, so che avevi fatto solo la trama. Io le considero trama perché ti servono per la missione finale, per aumentare le speranze di sopravvivenza di questo gruppo. Come stai, Leonardo? Esatto, metteremo i sound. Assolutamente sì. Ho fatto l'ottimo annunciatore, ma tu sei un ottimo annunciatore. Leonardo, esatto, metteremo i sound. Sento la mia voce, non dipende da Lio, dipende da me, è colpa mia. Io invece stavo facendo una cosa, è su un sito, insomma, pieno di robe interessanti. Ok, perfetto. Ok, a posto. Ci siamo. Allora, grande Leonardo, eccoci qua. Benissimo. Allora, oggi appunto dicevo, abbiamo un po' di trofei da fare ancora su Mass Effect per finirlo tutto. Come potete vedere, tanto non ci sono spoiler qua perché sono censurati quegli spoiler. Se mi interessa, vabbè, questi qui è abbastanza chiaro, ma ottieni la tecnologia GET. Questo qua penso che lo faremo. Ottieni la lealtà, varie lealtà. Potenzia completa di un'arma. Questo qua è quello che in più mi crea problemi. Potenzia completa di un'arma. E come la potenzio? Non lo so. Ecco, vediamo se va il sound. Non vanno ancora. Facciamo un po' tira adesso. Allora dobbiamo fare la prossima missione di realtà. Insomma, c'è un po' di roba interessante. Diciamo che siamo a buon punto. Buonasera a tutti. Ciao Lio. Ecco qua. Lio che non sono io, come sempre dico io. Un saluto a Leo, un saluto a Simo. C'è Simo, c'è il grande Simo. Alex. C'è Alex che sta salendo di livello, cioè lui si è messo a fare. È il mega fitness. Va per il fitness Alex, vuole diventare ultra muscoloso, quindi è salito di livello 70 di muscoli. Perciò a livello 99 tipo avrà 10 bicipiti, pensa te. Sono una mega confidente che fa che il mio capo è uno Bankai Shara Butokan. Il mio capo è uno È uno strongman. Guarda, perché è uno strongman, il mio capo è uno strongman, uno potentissimo. Scusa Jack, non per essere coso, ma perché c'è la morte nera lì davanti a te? Perché è bella. No, non è bella, che motivazione del cavolo. Sì, ma la morte nera non fa parte dell'universo di Star Wars. Di cosa? Star Wars, no, Mass Effect no. No, di Mass Effect. Non dovrebbe essere la morte nera, sarà un clonino, piccolo clone. Un clonino piccolino. Allora, i sound ci sono, cioè i sound ci sono. Quindi se volete sentire il sound di Lio che fa quando sforza per andare in bagno dopo aver mangiato una pizza e mezza. Sì, certo, come è successo stamattina. Vediamo una scena. Dobbiamo aiutare Tali che l'hanno accusato ingiustamente e lei ha detto è tutto un complotto. Morte nera fa parte dell'universo di Takopi. Mamma mia, Takopi, la morte nera Avevo chiesto il cecchino, no il chicken! Ma vai via, se no via, no! Guarda, non mi morsico che poi altrimenti divento un gigante se mi morsico. È arrivata Eren Yeager. Sì, non l'utente però. L'utente che però ho sentito in privato l'altra sera. Abbiamo fatto un po' di trofei insieme su un gioco. Siamo divertiti a fare trofei. Mamma mia. E queste qui sono la specie di Tali. Tutta questa maschera qua per proteggersi. Da notare una leggera somiglianza per il becco così. Sì, attenzione, io delicatamente. Vero, somiglianza a chi? A chi? Ai cosi, ai Sith di Star Wars. Perché se ti ricordi, i Sith hanno la testa molto simile a questa della specie di Tali, l'avrei voluto una romance con un Sith di Star Wars, però sarebbe stato carinissimo, veramente.
Sì, sarebbe stato molto carino. Ce la vedo Wakaman una romance, perché Wakaman non avrebbe disprezzato. Wakaman con un sit. Spiegami tu da dove sit tira fuori il pennello. Non ci serve, con la spada laser, usa la spada laser, dai. E anche colorata, può diventare colorata di viola, se la spada laser. Sì, e comunque un laser che taglia le cose. Tu sta povera Crystal me la tagli in due. Non posso far morire Waka, me ne voglio troppo bene. Comandante, non capitano, guarda che gentilezza. Io sono comandante, mica capitano. Mettermi il rango. Ma quanto salta? Si fa la corregge. Madonna, i cosi, come si chiamano, i saputelli della scuola elementare. Io sono il capoclasse, non sono un tuo compagno. La voglia di lanciargli appresso i banchi, sedie, io ho fatto anch'io ho fatto il capoclasse, elementari e medie, superiori non ce l'ho fatta, ho perso i voti con uno che ha detto più vacanze per tutti, gli hanno creduto. Più vacanze per tutti. Ci hanno creduto, le vacanze. No, perché poi è come in politica. I professori ti fottono sul fatto che ti fregano una cosa. Cioè, tu puoi anche dire, sai, cose, no, ti fregano in quel preciso momento per dire, guarda, ti diamo i voti in più, però tu certe cose non le... Ma non puoi promettere voti in più, non puoi promettere voti alla gente. Il capoclasse mica fa dare i voti, non fa un cavolo in realtà il capoclasse. Allora, cosa hai fatto? Ma cosa hai fatto? Tali, cosa hai fatto? Hai fatto la tecnologia Get. Basta, vado non dico il nome, mi ha rotto Yosuke, non c'è. Arriverà dopo. Dopo qualche giorno che tu non fai il palazzo spariscono i tuoi compagni, Qualche giorno dicono, c'ho altri pensieri, se tu parli insieme, ma io c'ho altri pensieri, c'ho le mie cose. Comunque Jack, forse, e ripeto, forse ho trovato il quinto membro per sto gruppo, cioè per il progetto. Sia così facciamo i Power Ranger, tu fai il rosso che sei il leader, io faccio il blu che è il vice leader. No, praticamente sto parlando con un ragazzo, con un amico di Comedino nella chat su WhatsApp. E gli ho detto, se ti va di partecipare, ma basta un audio dove parli di sti giochi. Però guarda, io ci credo, per come sono fatto io, con le persone che non conosco bene, ci credo solo quando lo vedo. Lo vedo. Allora, io adesso sto solamente finendo di montarmi tutti i video per YouTube, cioè i progetti quelli là per Halloween. Cos'è? Oggi è il 16, faccio dal 17, cioè da domani. Io neanche l'ho ancora registrato il mio video per Halloween, ma lo faccio dopo il 20. No, il mio saranno almeno un 3 o un 4 o 5 video. 31 Halloween, è tristissimo, 31. Sì, ma sai 20, 21, 22, 23, 24. Ho capito, cioè, un giorno uno si decide e fa le cose. L'ultima settimana fare sta cosa qui. Comunque adesso vediamo tipo la scena. L'abbraccia. Zietta. Ammiraglia. Van Normandy? Cioè? Vas? Ma secondo me qua fanno gli orgioni peggio della casa di Rocco Siffredi, perché porca miseria non è possibile che quelle si sono abbracciate con è sua zia, non un legame di sangue, è sua zia. Vabbè, Bottarella anche la mi dissocio dalle cose interparentali. Mi dissocio. It's not over yet, Tali. You have friends who still know you as Tali Zora Vasnima. Whatever we must call you. E ancora amici che check, ricordati il sistema di Pia. Ho paura, non so cos'è, ho paura, ragazzi, mi dissocio a prescindere da quello che sta per dire. Prima la nipote e poi la zia. Vabbè, ma quello va bene, ok. Vabbè, ma ho capito, ci sta. Ok. Vabbè, comunque sia. Il piano? Chi minaccia di parlarti della sua amica? Ann, che ce l'ha con Alex. Alex ha fatto arrabbiare una ragazza, quindi adesso lei lo minaccia di
di parlargli, cioè, di parlargli della sua amica per 3 ore. Cioè, la mia amica, qua, la mia amica, abbiamo fatto questo, siamo andati a fare la spesa insieme. E non puoi nemmeno chiudergli la bocca col coso. No. Con lo scotch. No, non puoi. L'attacchi stile Paco. No, anzi, lui è obbligato a sentirla così con la posa di Hulk Hogan quando chiama il boato del pubblico. Stessa cosa. Gli scambiano in francobollo per l'isola più lontana possibile. Dovrei rappresentare la mia difesa, è una pessima idea. Io sono un pessimo avvocato difensore. Sono un ottimo avvocato attaccante, ma difensore. Sono un procuratore, io sono più adatto per fare le accuse. La mia Wakame non è una che difende, è una che accusa. Tanto per dire, zia di Uttali, sei tu la colpevole. Così abbiamo una colpevole. Poi è vero? No, non è vero, ma chi se ne frega, la paga lei, magari la fanno fuori e noi siamo a posto. Tanto non ci proprio canta. a buttarla lì, la zia diventa. La zia è villain. La zia è villain. No, non è villain in realtà. Ma sono io che la scarico addosso a lei. Tanto... No, secondo me la zia diventa parte del team. No, ma magari. E partono dei bei orgioni. Oh, ma ancora sei fissata a questa parola che tradotto in tutte le lingue ho paura di cosa esce fuori. Ho molta paura di cosa esce fuori in altre lingue, perché la nostra lingua ha un significato normale, vuol dire un raduno amichevole e gioviale. Gioviali, con molta attività fisica, come la maratona, sì, l'atletica, il salto della corda e anche le pose famose che si facevano quando si giocava a quel gioco. Non mi ricordo come si chiamava, quello con le palline, quello che c'è una specie di tappetino con i colori e dovevi toccare quel colore che ti usciva. E tipo dovevi metterci la mano destra sul blu, tipo, per dire, non mi ricordo come si chiamava. Twister. Esatto, però è una versione, diciamo, dice che ci sono state persone che grazie Leonardo, che sono andate all'ospedale per sta cosa. Non sapevo sta cosa, però mi aspettavo di peggio, cioè, mi ricordo che ad esempio tipo dove state così, l'altra persona cosa stava tipo un cavallo, cioè così fai giocare a Twister. Attenzione, diciamo, considerate la sua storia. Cioè le sue azioni parlano da sole, cioè, considerate le sue azioni. Senza il suo aiuto nessuno sarebbe qui a metterla a processo. Ma mi fa piacere, Leonardo. Peccato che non ho finito quel gioco, ma mi fa piacere. Tali, you're accused of bringing active guests to the migrant fleet. What say you? Lei non l'avrebbe mai fatto, no, assolutamente. Te lo dico io, perché la conosco Tali. Tali è una brava persona. Tali isn't accused of bringing back entire units. Only parts that could Ha introdotto delle parti in grado di attivarsi. Non ha fatto niente. Sì, ma non arrabbiate. Si arrabbia. Hanno catturato la nave scientifica di tuo padre. Come fa ne a lei? Ma come si permettono? Lei non lo sa neanche. Cavolo, a sto momento la voglia sarebbe quella di fare. Sì, ha detto hanno ucciso anche tuo padre. Appena scoperto, cioè, non solo l'hanno presa. Cioè, guardate, avete un bel coraggio, cioè veramente. La famiglia è importante per voi. Come potete dire una cosa simile a Tali durante il suo processo? Vai tranquillo, Simo. Stiamo difendendo Tali dalle accuse, poverina. Ha pure perso il padre. Tranquillo, Simo. Non ti do problemi. Speravo fosse solo un processo tranquillo e rilassante, ma no. Dobbiamo... processo con qualcuno cascato dentro al cesso, quindi. Andrò a cercare mio padre. Bostek, esatto, un Bostek. Comunque cosa voglia dire non sarà molto piacevole. Sì, infatti c'è. E non questo deve rispondere. Se dimostra la sua lealtà. Lo fa per la sua lealtà, esatto. Lei ti aiuta, ma esce pulita dal processo. È così che lo risolviamo. Una bella stretta di mano, facciamo una questione insieme. Comunque ciò che tu stai facendo, cioè il tuo andamento qua su Mass Effect mi fa venire in mente
C'è la gatta, scusa, c'è che ho la gatta dietro la serranda, praticamente si stava grattando, ha iniziato a vibrare la cosa, la serranda, ho detto cavolo c'è una folata di vento forte, invece era la gatta che si grattava. Comunque sì, ti lascio parlare. Cosa ti stavo ricorda? dicendo, Madonna, Madonna, Leo, non so se tu hai mai letto i libri, quelli Urania, su C'è il Taranto quando streamo io. E che cavolo, cosa fa il Taranto? come si chiama? Sul fatto dei viaggi interstellari, roba del genere. In alcuni punti che sto vedendo qui, le scelte che fai tu ricordano molto le scelte fatte su quel coso, su quel libro, che lo sai è stato il mio primo libro non fantasy, il mio primo libro sci-fi, ovvero spazio, roba del genere, che io abbia mai comprato e che io comunque adoro. E se non mi sbaglio il nome era, aspetta che vado un attimo a cercarlo. Tanto io vado avanti. Andiamo, ce l'ho presente. La pubblicità di Limon c'è. No, ce l'ho presente io. Ma io comunque diciamo che Simo ci sono ogni giorno io a quest'ora, cioè tranne il sabato che... eccolo qui, I Ribelli e l'astronave. I Ribelli Mike... Porta fortuna, se il Taranto vince benissimo, sono contento, mi sta pure simpatico. Di Mike Resnick, ok. Resnick. Ho rinnegato il massimo, che poesia. Per la collana Urania. Urania è una delle migliori collane della storia. E io di fatti ai tempi stavo cercando, quando hanno fatto le ristampe sia quest'anno che l'anno scorso, io stavo cercando. Bellissimo, la zia ci ha ingannato per il nostro bene. Fantastico. Ma non è vero, suo padre è morto. Non è morto. Stavo cercando proprio sta cosa qui. No, figurati, sì, tranquillo. Grazie. Ma comunque è messa così male Taliba proprio. Qualcuno c'è da parte di Tali. Abbiamo la zia, che poi secondo me è la doppiatrice di Morrigan. Sentite la voce. Io, un attimino. Per me è la doppiatrice di Morrigan e di Chloe di Uncharted. Questa voce la riconosco. Io non la sento qui. Ma io sì. Ha questa voce profonda che però mi piace un casino. Sempre adorata sta voce qua. Al bordo dell'Ala Rey. Rey Mysterio. Adesso faccio un po' di investigazione. Mamma mia, il beatbox da parte di Leo. Momento magico. Comunque, beh dai, se poi il Taranto vince, bene, assolutamente. Io, Simo, ieri ho quasi finito Resident Evil 3, sono contento, si procede bene. Abbiamo fatto un bel pezzettone intenso. Una domanda che la voglio chiedere anche a Jack. Secondo voi, una macchina che si trova ferma su un traghetto può mai ribaltarsi da sola senza che nessuno lo tocca? No, le macchine non si muovono da sole, no. Non so come è successo, ma dicono, ho letto anche qualche articolo, che su un traghetto che collegava Napoli con una delle isole lì dove ogni volta vanno, praticamente dice che mentre stava attaccando sta nave, una macchina parcheggiata sulle cose di corpo a corpo si è ritrovata capovolta, con le persone all'interno si sono ritrovate a testa giù. Ora io non sono cosa, però
Non mi sembra che una macchina da ferma si accappotta. No, non è normale, o non era fissata bene, o non era fissata bene, magari o non se c'era no, il freno a mano, magari non c'era il freno a mano. sai, arriva uno con un muletto, con una cosa abbastanza forte, te ne ribalta, arrivederci, grazie. Quindi, sì, è sospettosa la cosa. Ma visto che ci sarà un'indagine, io sto zitto, perché non so nulla. Cosa posso fare? Però sì, è sospettosa la cosa, se la chiedi la mia personale, di non esperto dell'argomento. Io che io sappia, ho visto macchine che da ferme vanno giù, si muovono se c'è una breve discesa o salita, però non devi metterci freno a mano, cavolo. E anche tirato bene, non tipo un pezzettino. Metti bene. Ma perché qua in Sicilia non c'è una strada, non c'è una strada che se tu lasci, che ne so, un oggetto che rotola in discesa, questa invece di scendere sale. Misterioso. Le leggi della fisica che non capisco. Sono le leggi della fisica che non capisco però. È vero che molti dicono, ah no, ma quella strada è maledetta. Vabbè, ci sarà, avrà le sue leggende. Da noi raccontavano che in un posto, in un paese, ci sono degli alberi per arrivare fra un paese e l'altro e dicevano che quando li conti all'andata e al ritorno hanno un numero diverso. Dicono che era una leggenda locale, non mi ricordo di che posto, forse Sali Vercellese, forse Sali, ma non so se Sali, non so, mi sembra che fosse quello. Comunque in quella zona lì. Io non lo so perché non ci sono mai stato. Ammetto che l'avrei voluto fare, andare andata e ritorno a vedere se contandoli uno lo conti diversamente. Però ci possono essere delle spiegazioni, tipo la prospettiva, che magari una curvatura fatta al contrario ti mette due alberi insieme e uno ti copre l'altro, magari. L'unica spiegazione che mi viene in mente è se veramente è così, che poi non so, non è che sia dimostrata sta cosa. È una leggenda locale. No, allora, qualche volta I frolli sono belle da cosa. Sono belle queste leggende, io le adoro. I frollis. Sono biscotti. No, non era Jack, i frollis non erano biscotti. Ma che cos'erano? Praticamente erano dei manco dei dolcini. Come faccio a spiegartelo? Prendi i pasticcini, quelli là che trovi in cosa, come si chiama? In pasticceria, però quelli fatti proprio con la pasta di mandorla o con quella che poi non so se qualche volta da te li trovi, hanno quei specie di le merenghe o le cose di sopra. Ma non ci vado perché io sono allergico ai dolci. Non è solo allergico ai dolci, ma se c'è panna io sto allergico. No, praticamente sto coso era proprio sta specie di biscotto della grandezza di un baciperuccina, fatta di pasta, cioè pasta quella. Ma questi sembrano quelli lì, i Get sembrano usciti da Star Wars, sembrano i soldati imperiali. E potevi utilizzare, cioè potevi mangiarteli sia come snack normale che come cosa, che come cereali. Non ce la faccio, mi ammazzo. Boia, sono morto. Ma sei ancora vivo dalla mia parte. Adesso ci arrivi, tranquillo. Vabbè, se tu picchi Get. Ma io pensavo ce n'era uno solo, me ne sono sbucati altri due. Io stavo divertendo a picchiare i Get. Ridevo. E quindi Jack erano sti mini biscotti, se possiamo chiamarli così, che erano fatti dalla Pavesi, Frollis Pavesi, mi ricordo ancora bene, e erano praticamente la colazione di ognuno. C'era bambino che non se li mangiava in Italia. Poi dico un giorno di colpo a colpo, spariti. Non si sono mai più trovati in nessun supermercato. Ecco, mi ha mandato il team dei topini,
Alex, mi ha mandato i topi. Lo so, lo sapevo. Team dei topi. Sì, diventi topo. Il team dei topini. Oh, Gli mando la mia a sto punto, perché ce l'ho anch'io lo screen dei topi, è bellissimo. Le gocciole Pavesi, Leo, era sempre la Pavesi che faceva ste cose. Faceva parte del settore delle gocciole, però era tutta un'altra cosa. Cioè le gocciole sono una cosa, i frollis erano un'altra. Ma non ho fatto lo screen dei topi? Volevo farlo. Lo skin dei topi, niente. Volevo mandargli lo skin dei topi, ma non l'ho Comunque, personalmente, io ho sempre adorato il fatto che la Nesquik ai tempi, quando faceva le cose con i cereali, metteva in mente i videogiochi, porca miseria. Penso che metà... Sì, c'è un periodo 2003-2004, forse anche un anno più avanti, facevano praticamente sai le scatole dei cereali della Nesquik, quelli col coniglio, i Coco Pops e cose simili, e loro praticamente che facevano? Mettevano all'interno un CD con dei videogiochi, e tra questi c'era Sasuke Hatch come gioco, Bugs Bunny Lost in Time, che era famoso quando ai tempi per PC. Ciao Matteo, benvenuto. Siamo in grande giornata oggi. Ciao Matteo. Missione Lealtà di Tali. Se conosci bene Mass Effect, se non lo conosci, è interessante lo stesso, perché stiamo facendo delle missioni incredibili. Abbiamo queste due, diciamo, bravissime combattenti che ci tengono compagnia. Insomma, è molto più che una roba del genere, perché stiamo cercando di salvare la vita al padre di lei. Su PS1, no, non erano giochi PS1, erano PC. No, non poteva essere Leo, non erano PS1. Ah, beh, bellissimo. Erano per PC, ma alcuni di questi erano pure per PS1, ma non erano cose. Comunque, poi ce n'erano anche altri che erano non proprio Flash Games, ma erano simili giochi. Forse era prima dell'epoca Flash Game, era prima che andassero di moda i famosi giochi Flash, che ai tempi erano ovunque. Ti ricordi poi quando hanno chiuso Adobe Flash, che molti siti non potevi più giocare a certi giochi, ed era brutto, perché io avevo questa versione di quel gioco delle palline, non mi ricordo mai come si chiama, un gioco che devi sparare le palline che c'è un cursore, te le manda su, devi fare quelle dello stesso colore. Puzzle Bubble. Sotto di Puzzle Bubble, però quello con i draghetti. Sì, no, esatto. io lo sai, io c'era e non andava più. C'era un sito, si chiamava Hero Machine 3, che utilizzava Adobe Flash Player e si potevano creare i propri supereroi. Ah sì, da quando che non si possono più creare, mi dispiace. Blockbuster, mi ricordo le serate, è bello che non pagavo un soldo, perché andavo a casa di amici e loro compravano sempre loro i film, cioè li noleggiavano, che erano prezzi bassissimi, 1-2 euro, non è che fossero dei prezzi. Leo, SNI, perché sì, c'erano demo, ma la maggior parte non erano. Sì, gli Shockwave, sì, ma quelli erano tutta un'altra cosa. Quelli li trovavi di più nelle merendine. Che poi veramente in quel periodo, porca miseria, tra la Nesquik, la Kinder e Ferrero, la... come si chiama? Io sto pensando alla domanda di Matteo, i blockbuster. Il blockbuster era una bella idea. Poi purtroppo, insomma, diciamo, con internet e tante altre cose, servizi in streaming, era destinato a chiudere, perché poi ai tempi non c'era anche servizi in streaming. Però ma la vuoi sapere una curiosità, Jack? Se vuoi. Certo. Sai che il Blockbuster stava quasi per acquistarsi Netflix e non l'hanno fatto? So che tante cose stavano per comprarsi Netflix, non solo il Blockbuster. No, il Blockbuster proprio era sul punto di acquistarsi Netflix ancora prima che questo qui si chiamasse Netflix. Non sarebbe stato Netflix se lo pigliavano loro.
cioè, non avremmo avuto Netflix come lo conosciamo praticamente oggi. che sarebbe successo? Immaginati Uno solo se- al mondo in USA, cavolo. Però almeno da qualche Se- parte è rimasto. Meno male. se per caso Vedeva anche la pizza surgelata, ma avevano tutto. Avevano fantastico. Blockbuster si acquistava Netflix. Io giocavo al bowling, sì lo so, sarebbe cambiato il mondo, ma io ripeto, Cavolo, Netflix avremmo avuto un universo alternativo in cui a posto di Netflix, Amazon Prime e altra roba del genere, a questo momento avremo Blockbuster. Ma tu sai che puoi noleggiare i film anche su Prime? Ciao Andy, un pollo anche per te. Grazie mille. Faccio sentire un suono a Matteo. Tanto faccio sentire un suono a Matteo. Scusa se ti disturbo un attimo lì, ma faccio sentire questo al Matteo che è nuovo. Banana. Chicken. Sa quanti film e videogiochi? Ma io me lo chiedo anch'io, perché vabbè, il gruppo che eravamo noi era gente onesta, tanto davvero ci compravamo i film tipo Halloween 2, Halloween 3, quei film lì. Ci vedevamo, passavamo le nostre serate oro per conto nostro con gli amici ed era bellissimo, perché cavolo, cioè ai tempi ci spaventavano queste cose, a me oggi fanno ridere, ma ai tempi veramente mi faceva sentire un'angoscia, una paura. Era qua dietro la mia facciona, è l'ultima mancante. No, comunque come stavo dicendo, immaginati Blockbuster in stile Vince McMahon che mette le mani su tutto. In realtà immaginati è Triple H che mette le mani su tutto, ed è Rock. No, manco Triple H. Ed è Rock quello che fa ogni cosa del mondo. Sa comunque da film e videogame quando la gente si è tenuto le cose. Sì, ma penso anch'io. È un po' come i libri scolastici o i libri della biblioteca. Poi te lo riporta, mi raccomando. Sì. I libri della biblioteca. Quanta gente se li sarà tenuti certi libri. Che poi, cavolo, alcuni libri sono anche importanti. Che è giusto che vadano ritornati lì per ragioni anche, insomma. No, io ce n'era uno che non mi ricordo assolutamente il titolo, però era un libro di avventure veramente bello. Qualcuno qua al mio paese si è lettenuto, porco mondo, non si è più potuto trovare. Guarda, succedeva, io sono stato poco in biblioteca, però ai tempi c'erano delle cose pazzesche. Ma ci sono delle forme senzienti tipo delle AI evolutiche. Le Gignico, porca miseria. Che stai tirando fuori? Cos'è il Gignico? Era una delle più importanti case produttrici di macchine radiocomandate. Non c'era un bambino in Italia che non volesse. Io e tutti gli amici miei non ce n'era uno che aveva sta roba, vabbè, non so neanche che cos'era. Cioè, tu immaginati tutti quei bambini che chiedevano ai genitori la Gignico. Ma solo i miei chiedevano i modelli Lego da assemblare, solo i miei amici. E poi si ritrovavano le macchine comandate dei cinesi. Plasmobile, cose varie. Quale mi ricordo la marca? Quello Plasmobile. Sì, se Netflix conquistava lei, però secondo me non avremo Micro Machine, beh, classiche, anche le altre, queste che ho qua nel videogioco, che sono ancora famosissime oggi, vi dico come si chiamano, datemi un attimo di tempo, le Hot Wheels pure. Madonna, che c'è qua il gioco. quelli lì hanno fatto la storia praticamente. Ma anche Micro Machine in Italia, allora, Micro Machine, sai come ha avuto fortuna? Banana! È arrivato come perché loro facevano praticamente i cosi, come si chiama? Squalo Parco è bellissimo. A parte Squalo Parco della Hot Wheels, le Micro Machine hanno fatto la collaborazione con le forze dell'ordine italiane. E quello gli ha portato più fortuna, perché avendo quelle cose poi tu potevi collegarli tra di loro e ti usciva quasi una città intera, cioè che spettacolo. Vabbè, Leo Action è tutta un'altra cosa, anche perché altrimenti ti arrivavano quelle robe. Io mi ricordo che avevi tipo, quando ero piccolo io, c'erano quelli modelli di macchine, furgoni, tipo roba americanissima, cioè tipo il camion dei pompieri, ma era americano, la macchina era americana, la polizia era americana, scritto 911. Sì, ma qui in Italia avevamo comunque
Vabbè, giusto. Il furgoncino dei Campbell dei carabinieri che aveva sta cosa, l'autoambulanza, quella vecchio modello, l'aereo, quello il jumbo jet. Leonardo dice che nel 2003 era molto piccolo. Sì, Leonardo, se sei del 97, sì, eri piccolino nel 2003. Dico il jumbo jet dei cosi, dei come si chiama? No, non c'è Diamond, non c'è Diamond. Il jumbo jet dei carabinieri, se non mi sbaglio, sì, era uno dei cosi, l'aereo quello gigante. No, come dire, ero io che stavo pensando. È lui che pensa. Pensa, Che bei tempi, era bellissimo. Ma poi comunque le cose costavano di meno, quella cosa bella. Mi piaceva che quando si andava ai supermercati in famiglia. Lui era il buon Carmelone che si era la sua voce. Allora chi mi ha fatto la voce? Ah, sei del 98, non del 97, ok. Sì, allora Matteo, ma io penso sempre che se tu vedi delle serie come ad esempio Kenshiro, non è solo violenza. Kenshiro, l'uomo tigre, hanno un messaggio dietro che sono incredibili ancora oggi, cioè un messaggio che secondo me si è perso con serie come My Hero Academia, che a me non mi dispiace, per carità. Fammi dire una cosa, io poi ti faccio parlare perché volevo fare questo discorso che per me è importante, perché appunto, cioè voglio dire, My Hero Academia, cioè gli eroi non sono eroi. Ciao Raffaele, un abbraccione, Raffaele. Il problema è che appunto ma non sono eroi quelli sono gente che si veste con look figo e magari a volte non sono neanche tanto eroici, si comportano, non danno l'esempio di eroi, ma cavolo, un Kenshiro era veramente un eroe, uno che ti proteggeva i deboli, uno che ti salvava tutti, cioè erano i veri eroi, ragazzi, che poi è vero, erano violentissimi, spietati, però ragazzi erano giusti, per me erano giusti, cioè perché alla fine, al di là del fatto che ovviamente è una violenza estrema quella che c'è in certe serie, però ragazzi erano degli eroi, c'erano dei messaggi dietro incredibili. Grazie, benissimo Raffaele. Oggi ad esempio io che sono anche iscritto a Crunchyroll, pago i miei 5 euro al mese e non me ne pento, però ripeto, la maggior parte degli anime di oggi sono tutti isekai, sono tutte roba che hanno la stessa trama, ovvero un tipo si muore oppure viene trasportato in un mondo parallelo diventa una divinità e diventa OP da far schifo, che inizia alla terza puntata già ti spacca tutto della potenza e tutte le ragazze lo vogliono. È il momento di fare per rispondere comunque alla frase di Matteo, quella lì, ma anche i cartoni animati avevano una ti fa male, la tigre era bello violento, Telemonte Carlo, Matteo, sì. è che su Telesiti è che mi dispiace a Raffaele per i Raffaele ho avuto male solo a leggere. Raffaele, volevo farti sentire il nuovo sound, perché secondo me ti piacerà. Raffaele è diventato il sound del momento. Beh, sentiamo il suo di Lupin, a proposito, un'altra bella serie, forse quella meno moralmente, no? Uno che vorrei, penso che Matteo se lo ricorda, la serie animata di Marcellino Panevino, l'unica serie animata con uno dei finali più commoventi. Beh, se è lo stesso del film, ma sì. È lo stesso del film. Pesantissimo, un film che non riesco a rivedere, guarda. Porca miseria, il cartone animato. Ma vabbè, non ce la faccio. La serie animata, porca miseria. Tu dici, ma come fa un cartone a farti provare un'emozione così? Ragazzi, guardate, che cavolo. Cioè, io, pensandoci bene, poi pensandoci anche da adulto, ma perché cavolo, cioè quello lì, insomma, quello che sta in croce, non faccio nomi perché questo video verrà visto in tutti i tipi di... Visto no, ma... Il figlio del padrone del piano di sopra. Esatto, il figlio del padrone del piano di sopra, per chi ci crede, adesso cercando di essere più family friendly, ma perché cavolo vorrebbe che questo bambino muore? Ma che cavolo? Cioè, ma poi allora, ma perché? No, allora, io penso di più... Ma perché? Che... ma lascialo vivere. Sì, ma comunque il fatto, Jack, che lui, Marcellino Panevino, avrebbe comunque vissuto l'adolescenza e poi l'età adulta, sempre con quella cosa di non aver potuto mai vedere la sua mamma.
Quindi, ma poi mica l'unico orfano del mondo. Ma quanti ne abbiamo persi? sì, lo so, Jack, però secondo me il fatto che lui dice guarda, io so dove è la tua mamma, se vuoi ti ci porto, e c'è quella esattamente scena quello lì. che ti direbbe un manipolatore quando cerca di ingannarti, però. Però Allora, non penso, però io penso di più che siccome lui cioè il figlio del padrone del piano di sopra ha visto che Marcellino ha avuto molte, se possiamo dire così, ha avuto molte quasi sì, superati i 30 possibilità. anni i problemi di salute esplodono a iosa, veramente. Te lo confermo, Raffaele, te lo confermo. Dico, abbia avuto la possibilità di cadere in tentazione e non l'ha mai fatto. Cioè, quante volte noi avremmo voluto vedere Marcellino, non dico picchiare, ma almeno dare uno spintone da ragazzina che gli rompeva le scatole. Ma che spintone! Prendeva un bel tavolo, si sollevava, Battista bomb sul tavolo. O quante volte avrebbe... Sì, siamo una squadra fortissima, me la ricordo come se fosse ieri. Cavolo, vecchiotta sta canzone. Dico, un pollo. O quante volte lui avrebbe potuto anche, che ne so. Comunque non vorrei dirtelo io, ma abbiamo appena trovato il papà di Tali ed è morto, signore, è morto. Il papà di Tali. Guarda che l'avevo schiattatissimo. già capito, vedendolo da lontano. Comunque, come stavo dicendo, io penso che lui lo abbia fatto sia per compassione, ma anche per vabbè, gli dicevi, dai, ti fai prete, c'hai me, dai. Sì, ma penso che lui all'ultimo gli abbia detto guarda, so che tu vuoi rivedere la tua mamma, ti porto da lei, però il fatto che dovrai dire addio a tutti i tuoi però amici, scusami, voglio dire, in una religione che ti predica la vita prima di tutto, cioè è il contrario, quel messaggio lì vuol dire ma c'è qualcosa che è più importante della vita. No, è sbagliatissimo, secondo me non proprio, ma io penso di più che siccome sia praticamente la trasposizione del film, sì, beh, ma io non so il film, e in quel periodo il periodo storico era un periodo in cui molti bambini come lui o morivano di fame o morivano per malattie. È vero. Loro abbiano, cioè chi è che l'ha creato? Io penso che abbiano deciso di fare sto finale sia dolce ma allo stesso tempo triste, ovvero di farlo quasi passare a miglior vita nel sonno, però con l'idea che il figlio del padrone del piano di sopra lo abbia poi preso. Sì, ho capito. Lo abbia poi preso e portato da sua mamma. Ma sicuramente sarà andata anche così, sarà stato un happy ending, però ripeto, comunque diciamo che la vita non ha vinto. Happy ending per un coso, non per male, ma un atto significato, quindi occhio. No, happy ending vuol dire no, nei film happy ending vuol dire un finale che finisce bene, non quello che intendi te, non ho capito cosa intendi te, ma no, non stavo pensando a sta cosa qua delle happy ending. Cioè, che poi per me, ripeto, gli avrei detto, guarda, se il figlio del piano di sopra gli avrei detto, guarda, senti, caro mio, io ti do tanto divertimento, fai una bella vita divertente e tua madre te la mandi a quel paese, che cavolo. Ti diverti. Sì, lo so, però che cacchio di comunque non ci sarebbe stato, perché poi comunque lui cioè era un bambino da cuore d'oro, cioè non è quei marmocchi di oggi, non sono tutti così, persone educate esistono ancora. Che appena gli chiedi se per favore potesse fare un pochettino meno chiasso perché c'hai il bambino che dorme, ti vengono a minacciare, noi facciamo parte dei Maranza qui e lì, che poi personalmente 5 secondi dopo si ritrovano una chiave da 80 incastrata sulle corna. Comunque come ho detto, quella secondo me era l'idea che loro volevano cose, e difatti ancora oggi vedo Tosco questo.
tosto questo. Sia ragazzi della nostra età che persone veramente adulte, 60-70 anni, che appena tu gli dici Marcellino pane e vino quasi si mettono a piangere, perché quando erano bambini loro hanno visto sto film, cioè il film in bianco e nero, e penso che si siano talmente affezionati a quel bambino che quando poi ha fatto, c'è stato quel finale lì, penso che gli sarà venuta la febbre per il fatto che non c'era più. E fu così che in realtà visse a lungo e divenne The Wrestler. Ma perché? Perché è diventato bello potente, è andato a fare wrestling ed è un film che finisce bene, molto bene, allegro e tutto proprio. No, ma proprio un bel film allegro, sì. in cui si parla della vita dei wrestler, sì. Cioè che noi li pensiamo ma tutti proprio come noi, a fine carriera, ormai quasi dimenticato, lo so, è terribile. Ma sì, ma comunque ricordati che però i fan non ti dimenticano mai, se arrivi alla leggenda i fan non ti dimenticano. Questo è vero, però comunque questo ci spiega un po' la, come si può dire, un po' cosa ha passato quel determinato wrestler di cui non possiamo fare il nome perché se no YouTube ci attacca. Sì, ho capito. Sì, le botte alla testa, ragazzi, non è che sono lui, tante persone. Allora, rispondiamo ai messaggi. Ve lo ricordate Andre the Giant? Il gigante buono, una leggenda, anche attore. Ora negli ultimi tempi stanno facendo con Sora E, se non mi sbaglio, stanno facendo un sacco di video proprio creati con l'IA. Del ritorno di Andre Giant. Ma dovresti mandarmelo qualche video di quelli. Ripeto, non approvo. Su YouTube, allora su YouTube si dovrebbero trovare. Sì, ripeto, non approvo, no, è che nei video che hanno creato ti becchi anche la regina Elisabetta che ti fa un headbutt dalla cima della gabbia, Stephen Hawking che si butta con la carrozzella sempre da cima della gabbia, Tupac. Ma non li trovo, guarda, ci credi che non li trovo questi video? Non li trovo. Cerca Martin Luther King Wrestling, lo trovi subito. Vabbè. Oh mio Dio, ho visto uno bruttissimo però su Andre the Giant, non mi piace per niente. Ho visto uno veramente poco bello, e anche Guerrero, no, non lo so, ho visto, perché mi sono usciti. No, tu cercati quello là di Martin Luther King. Ho visto, lo vedrò, ma ripeto, certe cose che ti spunta con la maglietta dell'NWO. Sì, ripeto, però sono anche poco rispettosi, Che ti dice il messaggio di Andy Fire. Il messaggio di Andy Fire. Un gioco uscito per PS2 si chiama Action Man, il gioco di Action Man. Ma ce ne sarà una cinquina. Penso anch'io. C'era paura Mark Carey. Ce ne sono. Mark Carey c'era un periodo chiaramente duro e crudo che entrava tutto arrabbiato e ti faceva la Hall of Pain, una mossa di sottomissione dolorosissima. A me sciocca un sacco il fatto del Sex Chocolate. Quello era il passato. Quello la WWE se l'è dimenticato, quel nome, non lo vuole più dire, non è mai esistito. No, lo sai perché non lo fanno più? Chissà perché. Ci sarebbe una resa che purtroppo ha stirato le penne. Sì. Salutiamo ovviamente il figlio nato in quel segmento di... No, non lo dice. Zitto. Che ancora c'ho le immagini di... C'ho ancora le immagini di Mark Carey e Mae Young sotto le coperte. Sì, tutto veloce si è dimenticato quando a Royal Rumble lei fece quel bellissimo gesto. Un giorno, guarda, ti devo farti vedere una cosa. No, devo trovare devo farti vedere un segmento di Mark Carey e Mae Young. Ti piacerà? No, non ti piacerà perché non era di quel periodo lì, che devi vomitare. No, tranquillo. Comunque sì, è vero, era forzutissimo lui, era il classico. Talmente forzutissimo che
Parlo di Mark Henry, Beh, era uno strongman, era realmente uno strongman. Faceva sollevamento pesi. Era piuttosto meglio lui. Esatto, Matteo, Raffaele. Matteo, c'era un wrestler che si chiamava... Sì, John Cena si ritira a brevissimo. Cosa si chiamava? King Kong Bundy. King Kong Bundy, sì, quello era quello sì che era, cavolo, era grosso. Esagerato. Quello, se non mi sbaglio, ci fu una volta che affrontò pure, mi sembra, Jazzy Giant, una mia impressione, che si affrontarono in un match tutti e due. Poi c'era coso, non so se era sempre King of Bundy, quello che se mangiava proprio coi denti di come si chiama, le parti quelle in plastica degli angoli del ring, come cavolo è che si chiamano? Sì, le protezioni, cioè c'hanno un nome. Le protezioni, questo letteralmente. Ma non è dato il messaggio di John Cena? Che cavolo non va? Mi strano, ma strano, fa poco. Eppure è giusto, eppure hai ragione. Edge, io adoro Edge, ancora oggi è attivo. Leo, cavolo, si è quasi fatto, non dico un secolo, ma siamo arrivati quasi a un decennio di lotta di John Cena, cavolo. Decennio, ma no, è dal 2002 che c'è John Cena, altro che decennio, sono 20 No, cavolo, che dici? Molto di prima. Lui Cena ha debuttato nella ma io parlo della WWE, parlo solo della WWE. Parlo della WWE. Lui molto prima. Ma io parlo della WWE, 2002 John Cena, ha debuttato con il segmento con Kurt Angle, era l'epoca Ruthless Aggression. Poi è diventato cosa? Poi è diventato il Doctor of Thuganomics, grazie no, quello era bello quel segmento. Grazie a cosa? Grazie a Stephanie, perché dice che Stephanie lo sentire pare fare alcuni beat. Sì, un attimo, perché siamo in scena importantissima, scusa un attimo, vediamo cosa succede. Ma sto telefono è nel gioco? No, è a casa mia. Ma chi è che c'è il telefono acceso in un processo? Dicevo, delle prove. Allora, vediamo, io dedicatamente, ci fate solo perdere tempo. Esatto. Ti prego, fa che ci fai li fucili. Abbiamo abbandonati lì. Mi si spende il mouse. Mi si spende il Aspetta, siamo in scena, Guardi come si lamentano. Io. Oh, si è arrabbiata Shepard. Come piace a me qua. Quando esplode Shepard è fantastico. Non abbiamo nuove prove. Potete credere alla sua parola. A sto momento sarebbe perfetto se questo dice così e arriva Shepard, Superman Punch. Ma guarda, li ha già zittiti tutti. Non hanno più il coraggio di incriminarla. Dai. Anche perché onestamente Tali è un eroe, Tali ha fatto tante cose buone. Non abbiamo prove sufficienti per condannarti. C'era Lesnar, sì, Lesnar è del 2002. Nel 2002 ha vinto il King of the Ring. Cioè ha debuttato nel 2002 e lo stesso anno ha vinto era pure il volto di Comes dei Pain, cioè raga, uno dei giochi sì, prima del 2003, ragazzi. Buona fortuna per la guerra. No, la guerra inutile non glielo dico perché posso sposare Liv Morgan, va bene, sono d'accordo. Chi è che si vuole sposare a Liv Morgan? Matteo, Liv Morgan, stretta di mano, matrimonio e tutto il resto. Sì, la messa è finita, andate in pace. No, sto scherzando, Matteo, non dipende da me, non so neanche se è sposata. Sapevo che Alexa Bliss è sposata. What you said. It's been a while since anyone shouted down the Admiralty Board. I think it was good for them. Thank you for being there for my Comunque posso dire che di tutta sta cosa, una cosa che ho sempre adorato è stato il segmento post attacco a New York. No, prego, stai per dirlo. No. In cui letteralmente fu un omaggio. Vince letteralmente minacciò apertamente il terrorismo. Chi è? C'è un'altra voce con noi? Crosby. Ciao, ma allora c'è veramente Diamond. Allora, devi sapere, Diamond, che
il buon Cometino prima ti ha salutato e ha detto che aveva sentito la tua voce. Ma non t'ha chiamato. Non c'è Diamond. E ora non c'ero. Prima era ad Arezzo. Non lo so, e lui ha sentito la tua voce quando non c'era. C'era andato a fare ad Arezzo tu. Arezzo a giocare a grezzo. No, sto scherzando. Ma perché? Perché poi fa tutti a comprare delle matite. Che poi fa tutti i videogiochi, c'è che proprio quello lì. Io sono andato a comprare le pinne per il nuoto e delle matite perché mi mancavano dei colori. Pensa se compravi le pinne da scuola per fare uno scherzo a Cometino, gli facevi no, pinne perché dovrei fare uno scherzo a Cometto? Perché lui si sveglia la mattina, lui si sveglia di notte alle 5 del mattino e si trova a te con le pinne da squalo, quindi fai pensa a te e dice sogno uno squalo no di più uno squalo Jack, di più pensavo facesse come diceva la canzone, pinne, fucile ed occhiali. Vabbè, era quella si andava a male. Vabbè. C'è mio papà che sta discutendo col gatto, a posto. Litigare con un gatto. Si parla con il gatto. No, non sta litigando, praticamente la tratta come una figlia e quella entra e esce di casa come vuole. Sì, come e quindi quando si mette a piovere inizia a fare cavolo, tu devi stare a casa, e quello o ci alza le mani o se no va da mio fratello e si è scema. È completamente scema la mia gatta. Bene, vogliamo bene i gatti per come sono fatti. C'è il gatto dei miei vicini che viene spesso da me. Dici, ma anche abbiamo la gatta dei miei vicini. Loro hanno due cani e una gatta. La gatta è molto affettuosa. Infatti, adesso mi dice che hanno ricevuto un nuovo messaggio sul terminale. Comunque, Matteo, se ti può interessare, Underwear, che anche su Internet Archivo ci sono i giochi, quelli là che trovavi all'interno sia delle patatine che dei cereali. Ma dicevi a me? Che ancora... No, a cosa? Matteo. Matteo. Che ancora oggi, cavolo, sono funzionanti. Cioè, quando è attenzione, forse faccio sto trofeo, attenzione. No, non ancora. Perché? Cosa c'è che non va? Non mi fa il trofeo. Devo fare sto trofeo. Non me lo fa. Non so cosa devo fare. Potenzia un'arma al massimo. Che devo fare? Mettermi a ballare, non lo so, che devo fare? Ballare? Non lo so, non me lo fa. Mi chiede... Io ce l'ho le risorse, però mi dice... Mi chiede un potenziamento. Dove lo trovo sto potenziamento? Non lo trovo. No. Speravo proprio. Per finire di rispondere a Matteo, un mesetto fa o qualcosa di più, di fatto ho provato il videogioco di Starsky Hutch ed è perfetto. Il Game Boy è tornato di moda tra i collezionisti. Questa è una bellissima notizia. Sì, lo sai perché è tornato di moda? Non ne ho la mia perché idea. Negli ultimi tempi, porca miseria, mi è appena saltato il tappo delle Pringles. Negli ultimi tempi stanno facendo discutere molto le cose, come si chiama, le console, quelle cosiddette console tarocche. Ho detto che non bisogna parlare su YouTube, scusami, evitiamo l'argomento. No, ed è per quello che negli ultimi tempi il Game Boy è tornato di moda. Ma io pensavo proprio il Game Boy vero, quello fisico, quello bello, quello vero, reale. Sì, no, allora c'è quelli che se lo comprano per cosa, per come si chiama, per collezionismo, ma ci sono anche quelli là che, come ti dici, noi non vogliamo parlare di quelli, non vogliamo, ignoriamoli, non è il nostro fatto nostro. Samara, è lì che medita nelle stelle. Samara di The Ring arriva. Sembra Samara. Salve. Meglio questa di Samara. Buongiorno. Meglio questa di Samara. Farò il possibile. Pimplom, buongiorno. Using the information you obtained, I have located her.
Vabbè, se adesso Samara fa un colpo così, chiude la porta e fanno... grande Andy, bellissimo Red Dead Redemption docufiction, bellissimo, bellissimo. Esatto, Leonardo, sì, parliamo lì. Perché è un argomento caldo su YouTube, ci metti qui in Italia, poi il resto del mondo. Andy, scusami, quale? Il gioco normale o il DLC? Perché sarebbe personalmente se vuoi fare stile il gioco, se c'è Red Dead, se vuoi fare se vuoi fare stile docufilm, io gli consiglierei attenzione, Samara è dedicato tutta la vita per uccidere una e non ce l'ha ancora fatta. Chi è sta qua? Oh, come Dino, c'è un tuo caro amico in sì, adesso puoi anche sentire la voce. Adesso la mia voce è vera, non come prima che pensavi di sentirla, ma invece era d'Arezzo. In realtà adesso ci sono veramente. Abbiamo campionato la voce di Diamond con la IA, che mi piace tanto la IA proprio, Diamond. È uscito. È un Diamond IA che dice: il mio gioco preferito è Fortnite. E ride. A proposito, parlando di intelligenza artificiale, sì? un attimo, finisco di mangiare due patatine, arrivo. Dai, mangiati queste patatine, tranquillo, dai, pigliati il tempo che ti serve. È così pericolosa. Parlando di IA, ma mangia prima, mangia dopo. No, ho finito di mangiare. Ma mangiate con calma, c'è ancora un'ora. Come che si dice? A dicembre dovrebbe arrivare per il chat GPT una versione molto zozzosa, se possiamo dire così. Perché una versione molto zozzosa di chat GPT, perché siccome da quando è stato creato Gemini praticamente lo usano cane e porci, Gemini, e tutti stanno lasciando chat GPT. Ma non sono compagni, questi sono i miei compagni, questi personaggi pazzeschi, che è come Samara che fa l'altro, vabbè, mi sta simpatica. Ciao Aurora, benvenuta. E quindi cosa fanno con ChatGPT, se si può dire? Praticamente inseriranno una funzione. Stasera c'è il mio amico Master che va su YouTube, stasera fa panico, paura. Diciamo una funzione Eros del programma. Vabbè, ma penso che, non so, è legittima, cioè lo fanno veramente ufficialmente. Sì. L'hanno detto. Ma dai, ma non aveva bisogno di scendere su ste cose, dai. Ci sono anche diversi articoli che riguardano sta cosa. Ma la metterà a 300 euro a persona. Metterà. Infatti molti no, Samara è Samara, è il nome giusto. È Samira che è il nome storpiato. Samara è giusto, Samira è... Che cavolo di nome è Samira? Samara è vero. Samira è quella della ruota della fortuna. C'è Aurora. Ma è più bello Samara. Master non c'è stasera, porco cane. Pensavo che il giovedì c'era. Ok. Giovedì piace, giovedì sera. Ok, va bene. Grazie, allora glielo dirò. Allora, avresti dovuto... Vabbè, capisco, non posso fare... Non posso essere offensivo. Allora nel frattempo io ho portato al massimo il rinnegato. C'è Aurora. Ho già salutato, l'ho anche scritto in chat, ovvio che lo so che c'è Aurora. Devo fare il Aurora. Poi sembra Eros Ramazzotti se faccio Aurora. Sembri Eros Ramazzotti. Che ti devo dire, Max? Ho capito, ognuno ha il nome che c'ha. Ad esempio, come Tino, noi non lo chiamiamo Stefano, lo chiamiamo Stafaro. Ciao Stafaro, cioè, bellissimo nome. Un'emozione per sempre. No, non cantavo. Non so che hai fatto arrabbiare come Tino, ora un po'. Ti urla addosso. No, che ti hai detto? No, io non farei mai politica niente, tazza, io politica proprio, per carità. Non deve essere politica meglio. Ciao Franco! Franco, hai visto gli azzurri, grandi azzurri, 2 vittorie, dai, era normale. Parlando proprio, ora mi è tornato in mente, parlando di... è buona Aurora?
di videogiochi e di politica. Qualcuno di voi si ricorda per caso un gioco Flash di all'incirca un po' d'anni fa? Per forza, perché Flash era come Risico, solamente che tu sceglievi un presidente degli Stati Uniti o un deputato per diventare presidente degli Stati Uniti, e dovevi conquistare più terreni possibili per eleggere, e potevi picchiare gli altri presidenti. Ma no, non parliamo di sto gioco, ti prego, non parliamo. Va contro le regole del canale. Facciamo finta che non esistano. Ma era poi con ragazzi, ma siamo in una scena importantissima del gioco, che parliamo di politica. Scusami, cercheremo Mori. Democratica, allora il signor John. Il signor John, incredibile. John Cena, immagino John Cena. Che ti fa, no, ho capito la citazione. Si ricorda una boiata stratosferica, ma non me lo ricordo, ma tanto, guarda, io mi ricordo che c'erano sti giochi, ce n'era uno bruttissimo, e non so neanche se posso dirlo. Avete presente Pikachu? Carino, affettuoso e tutto. C'era un gioco dove non eri gentile con Pikachu. Era un gioco Flash di tanti giochi bruttissimi che c'era all'epoca, quando internet non era regolamentata. So quale gioco parli. So di quel gioco parli. Sì. Come silenzio? È quello per caso creato dalla Beta? Ma non lo so chi l'ha creato. No, perché la Beta ha creato non uno, ma ben due. No, non la PETA, non era creato dalla PETA, no, non era creato dalla PETA, assolutamente. Non avrebbero mai approvato una cosa del genere, è anche un gioco depravato, assolutamente. Cioè, proprio no. Ma ho capito. No, non in quel senso. Non si può dire, ragazzi, non si può dire, però ma non so neanche se aveva un nome sta cosa, era una roba che c'era nel 2000, 2003, quello lì. Madonna, proprio agli albori del primo internet, che per fortuna molti di voi si sono persi. Don Stefano, che fine ha fatto Don Stefano? Incredibile, grande Don Stefano, salutiamo anche lui, che è un grande fan di Samara. Come state, capito? Ripeto, ci siamo persi, però parlando sopra siamo persi una scena importante, cavolo, importantissima, cioè veramente. Allora, andiamo da Tain, poi andremo a fare quella missione. Meno male. Oggi no, perché voglio portarmi avanti. Io sono fan di Don Stefano, brava persona, Don Stefano, esatto, Don Stefano. Ma ti fa attenta tanto che tu non fai caut. Lo so, me lo sono accorto adesso. È vero. Non hai fatto né caut né coso, né Gartic Phone, che avevi detto che volevi riportare. Sì, ho capito, ma devo anche finire dei giochi, cioè, già parlarci sopra. Sì, no. Allora, ripeto, siamo persi una cosa importante di trama, volevo sottolinearlo. Samara ha un obiettivo, beccare questa Morint, che veramente è una delle persone peggiori, da quanto ho capito è legata alle figlie di Samara, quindi è una cosa che poi non è che sono figli di sangue, è complicato, e quindi c'è questo legame genetico che devono distruggere. Grande Tazza, anch'io tifo. Oggi no, dico, non faccio Kahoot perché voglio portarmi avanti, sono indietro, io sono stufo, cioè non è che sono stufo, voglio finire sto gioco, è bellissimo, ma voglio finirlo Mass Effect 2, veramente voglio finirlo. Che sono quasi 50 anni che sta andando avanti. Infatti, Mass Effect sono 25 puntate fra l'1 e il 2, sì. Ma dobbiamo andare avanti ancora. Allora dobbiamo prendere la nostra cara sarebbe un'infamata se all'ultimo, dopo che ti hai fatto tutto, no, non può farlo, che purtroppo esiste sta cosa, non può farla perché esiste sta cosa, il problema è quello. Il problema è che questo problema può esistere su quel gioco. Allora, se succede, Jack mi autobanno dal tuo canale perché sono iettatore completo. Se succede, Lio si cancella tutti i video. Se succede, ragazzi, mi autobanno. Come dire, non mettilo per iscritto. Se succede sta cosa, mi autobanno. Ma non voglio, ma scusami, mi faccio un torto a perdere Lio. Faccio mi faccio un torto a me a perdere Lio, no? Non ha senso. Dove chiedo scusa a Jack ma che frase è? Trova qualcuno che sappia qualcosa del figlio di... Ma boia. Io dove vado? A caso? Vado in giro per tutti i posti. Proviamo la dogana, magari la dogana sa qualcosa. No, dogana non sa un cavolo. Next. Ma sabato sarà Roma-Inter, quella è la partitona veramente, quella è la partita
epica. Guai se provano a perdere contro Gasperini. Ma occhio che la Roma sta facendo benissimo quest'anno, quindi insomma... Sì, anche noi ci siamo svegliati un po' adesso, dopo un periodo di Sì. flessione. Sì, è vero, queste sono due squadre che vanno bene. Guarda, un pareggio penso che vada bene a tutti, no, non è vero. Non va bene un cavolo. Tutti vogliono vincere. Non volevo dire una posso, cosa, come Ceccio. Tino, non posso, non sto bevendo niente, non c'ho nulla da bere. Ho finito di bere. Forza Volevo dire una cosa, Poggi. Jess. Sì? Il doppiatore di Shepard maschio è Claudio Moneta. Ma io sto parlando di... Ovvero- Ma se sto giocando in inglese, che cosa c'entra? Sì, no. C'è una cosa che sai quegli alieni che vedi qualche volta, quelli che sembrano una gelatina con le gambe lunghe? Sì, belli quelli. Li doppia sempre Claudio Ma se Moneta. sto giocando in Quindi inglese! Ma se sto giocando in inglese! Non doppio un cavolo, perché sto giocando in inglese, io ho scelto faccio doppiaggio originale. Non so chi è che doppia in inglese, so solo che il doppiatore del Joker è un ottimo doppiatore, è anche famoso. Poi gli altri non lo so onestamente, però sono belle voci. Poi vabbè, facciamo Shepard donna noi. Ma guarda, sono stranissime le voci di sti alieni, comunque sono strane. Se pensi Lucchese via Reggio, quelle sono le partite che piaciono a me. Ma... Ti Puoi giocare in danno tedesco. una cosa Grande tazza, non lo so adesso. dico anche in italiano, soprattutto sti alieni qua che ti ho detto. Ti danno come una cosa, come se ti stessero parlando Nella testa. alla mente. Non è che ti stanno parlando di parola. Quindi tu non capisci se dici ma ti stanno parlando in quel modo o in quest'altro modo. Quindi comunque devi capire come Sì, hanno delle voci particolari, però mi piace sta cosa. Un ragazzo bazzichi con le persone sbagliate. Top. sta parlando quello che c'ha una scodella al posto dei capelli. Ma che bello! Ma Franco, ma hai vinto 2 partite, che spettacolo, grande. Il basket è sempre bello. Ma come basket, come mai punteggi così bassi? Di solito le partite di basket non finiscono sopra i punti, sopra i 50 punti, 70 punti, insomma. Come mai solo 10 e 19? Penso che si fa Bravo di te. delle teorie. Tedesco lo traduco. Sì, il tedesco è bello. Il tedesco è una bella lingua. Io purtroppo il tedesco non lo capisco, purtroppo. Non gli hai detto che Goliath intende assassinare qualcuno? Certo che no. Perché tu parli di assassini con la polizia, no? Infatti. Trova Topo, ma si chiama Topo. Vicino al Dark Star. Oh, che bel posto Dark Star. Cioè, lui va lì per fare la missione e noi andiamo lì per bere. Che bel posto. La gentilezza di Shepard, la mia Shepard, è veramente una spietatezza. È veramente è ingiusto, diciamo. Cioè non è corretto. Forse che me l'avevi scritto tu? Io? No. Su cosa? Su Facebook c'era il commento. C'era il commento, mi sembra, sotto la scena di un film. Io veramente uso che no, lì no. Aveva scritto c'ha la delicatezza di un catamarano. Catamarano? Non è un mio c'ha la gentilezza di un gara armato. Quindi praticamente cosa qui la Shepard c'ha la gentilezza di un transatlantico, non gliene frega anche ma esatto, ma infatti perché sprecare tutto quel tempo? Oh, possiamo prendere danni Mitra, finalmente. Potenzi Mitra, mi serve. L'ho fatto il trofeo che non riuscivo a fare, finalmente, ce l'ho fatta, la devo mandare nel gruppo, finalmente. È un trofeo scomodo, perché tu devi avere soldi, se hai soldi ti fai tutto, se non c'hai soldi non fai un cavolo. E sto gioco è duro avere soldi, infatti io ho speso 50.000 e non ne ho già più, è già di nuovo messa male. Com'è possibile che dove c'è tu, c'è sole e c'hai il pullover, quando a me sta diluvando e io sono a petto nudo? Com'è possibile sta cosa? Perché tu non riesci a sentire caldo e io sì? Io sento caldo, ma non fa caldo, sono 18 gradi, ma io guarda, ho anche le coperte pesanti, poi di sera mi metto l'altra coperta proprio invernale. Io sto dormendo a un sacco a pelo proprio nemmeno per la voglia di rifarmi il letto, perché Simo, hai rivelato
svelato il mio segreto. E ora andiamo a morsicare giovani fanciulle. Vale, così. A posto. Il vampiro. Io non sono un vampiro, io sono un fan di Vampeta al massimo. È vampiro. Ma perché Guarda che bello, guarda che bello sullo schermo. Che faccia allegre, sorridente. Giocatore più sorridente della storia del calcio. Quelli di Zelig fanno quelli di Zelig le hanno dette di boiate a lungo andare, avendo, ma c'è un motivo, hanno tanti anni di carriera, però poi le battute gli scadono. Tu li batti tutti, cioè tu ma ne vado fiero. Okay, sì. Io mi piacciono i Daddy's Joke, li conosci i Daddy's Joke? Sono le battute del papà, diciamo, cioè quelle battute, quelle freddure che tecnicamente non fanno ridere. Che praticamente i figli vorrebbero sotterrarsi 100 metri su terra invece di dirlo. Sì, attimino. Ecco, aspetta. Per il resto io adesso vado a fare una passeggiata serale. Ah, va bene. Ma dove vai? Ma dove vai? Ci sentiremo più avanti. Va bene, ciao Diamond, io devo raccontare un Daddy's Joke per il caro Leo. Perché l'uomo invisibile ha rifiutato un'offerta di lavoro? Perché non l'ha visto nessuno. No, la risposta non è specifica. L'umorismo, no, in realtà non hai capita, che in inglese l'invisibilità significa visto, quindi esatto, perché non l'ha visto nessuno. Ma non so perché, ragazzi, Gemini vi dà le battute in italiano con i significati in inglese. Cioè, non ha senso. Io mi dilego allora, via. Via, ciao. Domani è il grande giorno. Che succede domani, Aurora? Che succede di bello? Dimmi che hai di nuovo l'esame. Hai di nuovo l'esame? Speriamo bene. Tuo amico Bocca al lupo. Ma quella è una bella cosa, Franco. Meno male che esistono le Special Olympics. Sono belle, danno una possibilità. Voglio chiedere una cosa al comitino, Jack, un attimo. Come? Ma hai cambiato l'immagine di profilo? Perché mi sembra che è diversa. Sì, adesso prima bevevo una sola bottiglia, adesso ne beve da 2 bottiglie. No, non lo so, forse io lo vedo male, ma mi sembra che... Guarda lo schermo, non abbiamo guarda, mamma mia. Guarda. Questa è la mia Shepard. La riconosco quella foto così. Ciao Elettra, pazzesca. Qua incontri la prof, che bello, Aurora, che vi beccate di nuovo. Che bello, Aurora, ma che bello che vi beccate. È bello avere un'amicizia del genere. Aspetta, mi ha detto Gatti, sì, ma ha scritto qualcosa. Level Up è partito come... non lo so con chi è partito, io come faccio a saperlo? È partito, basta che parte. Poi che la mette una persona o l'altra, sono contento che ci sia Level Up. E sì, abbiamo fatto sto trofeo che era quello che mi preoccupava di più in sto gioco. L'1 l'abbiamo platinato, il 2 andiamo per platinarlo. Non penso che avremo grossi problemi. Ma sto mese dobbiamo anche fare la cosa. Sto mese dobbiamo anche cambiare l'ora, porco cane. Lunedì ti faccio la scheda sì. Tienimi aggiornato, Leonardo, che ti mando il mio Telegram. Ragazzi, se volete venire su Telegram, si ride, si scherza. Ecco, quando è che bisogna cambiare il coso? Adesso chiediamo alla signorina. Quando è il cambio dell'ora? Oh, poi, ragazzi. 26 ottobre, alle 3 del mattino. 26 ottobre, quindi settimana prossima. 10 giorni. La fine della prossima settimana. Andare hit, Tazza, se vuoi, poi ci racconti, mi raccomando nei dettagli, racconta bene le tue esperienze, il dolore pazzesco. Fa malissimo, penso, non so. Ma che bella la mia lettera. Hai fatto la scelta giusta, Topo, esatto. Non ne dico mi dispiace averti colpito, no, se l'hai meritato. Ho preparato la letterina che metterò sui vari social. E tu, Tazza, quando è che andrai a incontrare qualche tuo professore tempi della scuola? Ti emozionerai, Tazza, quando incontrerai i tuoi prof. Magari uscite insieme. Sarebbe bello, Tazza. Ma questo Topo è di nome o di cognome, Jack? Penso di soprannome, considerato... Frank, no, in inglese potrebbe essere Frank Mouse. Nicola non Mouse. è Mickey Mouse, quindi Frank.
Steamboat Mouse. Tain che ha il flashback. Se ci vai, io mai detto impossibile, ma no, lo so. L'hai detto che non hai mai detto che è impossibile, è poco probabile. Ologramma di Top. Ologramma. Ah, non ok. Non è che Top una parola palindroma, infatti no. Mi tiro la manica, sorride. Da qui in Italia è conosciuto come Sorcio. È Sorcio, sì. Se intendi corto e topolino è Steamboat Willie, esatto, in inglese è Steamboat Willie. Perché Willie? Ma lui mica si chiama Willie. Ma perché si chiamava Steamboat Willie, fra l'altro? Non ho mai capito sta cosa. Sono molto contento di essere così. Io un prof che piange se non mi vede, penso di averlo disilluso. A lui non può vederti, gli dici così come Giordina. Lui non può vederti, ecco così. Abbiamo sempre l'omino di gomma nel 2060. Buon 2060 lì, ok. Nel 2060 sarà bello giovane e pimpante. Sì, avrò sì e no 80 anni. Non sappiamo nemmeno se riusciamo ad arrivare a domani. Ma sì, che ci arrivi te. Gli altri, no, sarei l'ultimo umano sulla Terra. Che cosa? No, ho sbagliato tutto questo salvataggio. Mi dispiace Tazza. Lo so, sono cose drammatiche, lo so anche Tazza, penso che sono quelle cose che non si perdonerà mai, purtroppo. Lo so. Penso che Tazza sarà triste. No, Tazza non penso. Io penso di più, sai cos'è? Che questo professore si sarà affezionato a te, che penso che sicuramente quelle poche volte che vi vedete già ci torna il sorriso. Vabbè, magari il professore gli prometteva che andavano in giro nei boschi a divertirsi, a vedere, a fare... Non come il mio vicepresidente. Ancora queste chiamate spam, è tutto il giorno che mi mandano chiamate spam, ragazzi. Oh, boia. Cioè, non come i miei professori della scuola professionale, che il mio vicepreside un giorno salì letteralmente sulla schiena di un mio bagno e gli miscava i pugni nelle costole per farlo risvegliare. Ma fate sentire la sua presenza, il suo affetto, esatto. È così che si fa, è giusto. Vabbè, comunque, no, non tu, c'avevo con Tazza, non con te, non è che... Io ci giocavo a calcio con il professore di matematica, cavolo, ma non è che era delicato, perché no, ragazzi, ti entrava sulla caviglia, ti tranciava e poi ti camminava sopra. Cioè, grazie Andy, era veramente spietato. A quanto dice Google, il titolo è a un film di Buster Keaton. Oh no, Tazza sa quanto non sopporto Buster Keaton. Io ho sempre detto che l'umorismo di Buster Keaton non mi fa ridere. Un film di Buster Keaton che ma guarda, piuttosto mi vedo veramente Zalone piuttosto di Buster Keaton, e a me Zalone non piace piuttosto di Buster Keaton, veramente, perché Buster Keaton proprio non lo sopporto, cioè proprio quel tipo di umorismo che mi fa veramente bestialire, guarda, sono proprio dei film che non ho mai sopportato. Però sì, meno male che, guarda, sì è vero, non lo sopporti, è un genio del cinema, lo è, ai tempi è rivoluzionario, però proprio cane insopportabile come comicità, cavolo. Che poi è vero, grazie a lui esistono quasi tutte le cose che ci sono oggi. Scusami, devo buttare un attimo il gioco perché sta musica qua probabilmente sarà copyrightata, me lo credo. Poi devo andare baile. Comunque, però senza Buster Keaton non avremmo avuto anche altri comici come ad esempio Jim Carrey. Jim Carrey? No, perché Jim Carrey? Cosa c'è Jim Carrey? Non erano tipi di comicità diversi, dai. Ma non c'entra nulla con Jim Carrey con Buster Keaton. Sì, ma dico, siccome Buster Keaton è stato quasi... Ma io penso che molti siano più ispirati a Charlie Chaplin, per fortuna. Cioè, Charlie Chaplin aveva una comicità seria e intellettuale. Sì, ma Charlie Chaplin comunque... Charlie Chaplin comunque è stato... è stato comunque un comico che ha subito quello che ha subito, ma guarda, Jim Carrey è stato un grande, e purtroppo l'industria di Hollywood l'hanno deriso, continua a farlo passare per uno che è matto, ma non è matto un cavolo, non è matto. Lui fa il matto, ma lui anche in TV, nelle sue apparizioni televisive, lui fa il matto, ma non è matto, cioè è una persona estremamente lucida. Io adoro quando fa cose, io adoro quando fa l'imitazione di
di Clint Eastwood. Cavolo, è perfetto. Capitano Henderson. Proprio Capitano Henderson, il mio preferito. Espressione, Ciao cose Tony, così. ci mancavi Tony. Abbiamo fatto tante Ciao, avventure Tony. nello spazio oggi. Ma ancora in vivo questo qui. Beh, certo, l'ho pure fatto capo io. Breaking news. Ma Jack, Ci te metti sai questa? che questo qui era uno spettro, vero? Non era uno spettro, doveva diventare uno spettro, ma è stato tradito da quello là. Cioè, te lo racconti, ma Jack, se vuoi ti offro un conto. Alex, sono indietrissimo, mi hanno proposto anche di fare il caos. Ti ringrazio. Com'è andata, Alex? Hai fatto progressi? Ridge Holland rilasciato, vabbè, piangeremo per lui, no, a parte gli scherzi. Ridge Holland, beh, mi spiace quando una persona perde il suo contratto, non voglio fare umore. No, sono uscito dalla cittadella che... Jack, leggi su, hai ragione. Leggi su, io adoro le donne, dice. Jack, la mano sinistra di ma io, ma che mano sinistra? Ma che sinistra e destra? Ma io non sono di nulla, anzi ci mando lì quei baffoni lunghi, stile Dutch di Red Dead Redemption 2 a dire io ho un piano. Tornando un attimo a Alex ha preso il seme, sentito che Alex ha preso il seme, sei contento? Dico, tornando a parlare di Charlie Chaplin, sì? Lui è stato l'unico, secondo me, perché se tu guardi nessuno l'ha mai fatto per paura. Lui è stato l'unico a letteralmente prendere per i fondelli baffetto. Sì, Charlie Chaplin sì. No, in realtà sì. No, lui è stato, cioè, se tu guardi quelli che hanno iniziato proprio a prenderlo per in giro le cose sono stati praticamente dal post guerra in poi. Ma aspetta, in realtà tecnicamente no, in Italia avevamo, hai presente la canzone Crapa pelada la fai tu te, che è quello crapa, cioè tipo senza capelli fai i tortellini. Quella canzone lì pare che fosse uno sfottò a quella persona. Hanno rischiato di fare una brutta fine. Sì, ma no, io dico per Charlie Chaplin. Ma Charlie Chaplin è un grande, ha fatto benissimo. Quando fece il coso, quando l'ho preso. Vabbè, ma lui, scusami, Charlie Chaplin lavorava in America e in Francia, quindi che problemi aveva lui? Cioè, quando fece il dittatore. Sì, lo so. Quello è uno dei pochi film che veramente ti... Però la frase, cioè il discorso finale praticamente sarebbe dovuto essere letteralmente uno schiaffo in faccia a quello lì. Ma beh, sì. Sì. Poi è bello lui che si mette a giocare con il mondo. Grazie per l'urlo. Seth Rollins tornerà face, a meno che non sia tutto un piano per fregare CM Punk. Ma io penso che sia vero stavolta. Allora, in molti vorrebbero, non ti sto scherzando, in molti vorrebbero un ritorno dello Shield, ma che a posto di Jon Moxley ci sia CM Punk. Ma che figata! Quindi fanno amicizia quei due là. Ma sarebbe bello. CM Punk capo della Vision. Come si dice? Vision non puoi mettere due galli nello stesso per me sarà Lesnar il capo della Vision. E poi che visionario è Lesnar, uno che non parla. Ma non ce lo vedo. Se vuole le bustarelle, d'accordo, guarda, mi piace. Io ho offerto la bustarella all'ufficiale. Mi aiuterà per delle bustarelle. Dico, Jack, io non ce lo vedo, sai perché? Perché se lo dovesse diventare... No. Ma Lesnar, sì, è vero, gli basta un buon... Arresti Elias. Ma che avviso? Jack, occhio che c'è la Leonessa Leone là, la regina. L'ho messa io. Mi stava saltata sulla mia schiena. Si è arrampicata. No, comunque se come si chiama? Eiji-chan. È proprio Eiji-chan. Ok. Allora, per me, appunto, Seth Rollins sarà fuori da Division ormai. Ciao, grazie Tazza per la compagnia. Grazie Tazza. Poi racconta le tue esperienze sul blog. Per il fatto di Lesnar. Se Lesnar dovrebbe diventare comandante, ovvero il capo della Vision, gli dovrebbero fare completamente il cambio di gimmick. Non sarebbe più la bestia incarnata,
ma sarebbe al massimo il stile sergente degli Stati Uniti, ma non gliela vedrei assolutamente bene. Io penso di più che il team, cioè il team non si scioglierà, ma che sarà di più coso, come si chiama? Il team Che no, sarà non ha senso Heyman. che si scioglie. Sì, Io penso Heyman. che sarà Heyman a comando della cosa. Perché Becky Lynch? Ma no, Lynch, perché cosa c'entra lei? Non turna il Becky Lynch, non ha motivo. E secondo me Jack, se io spero che ciò che ho in mente possa andare bene, questo possa essere l'inizio di un qualcosa che ci potrebbe attenzione, siamo andati riportare. avanti. Questo qui è il figlio, quindi questo qui è il figlio di Tane. Non ci assomiglia, non può essere il figlio di Tane. È un umano sto qua. Piccola cosa, un po' anche da sticare. Consigliere questa data, 102 anni fa nascevano i Disney Studios e Angela Lansbury aveva compiuto la bellezza cent'anni. Grande attrice la Lansbury, grandissima attrice veramente. Grazie Simon, una bellissima curiosità onestamente. Gli esempi li schemati. Allora, per cosa? Tony, descrivimela. Per quale sfida? Per WrestleMania 42? Te la faccio. Scegli tu chi? A te l'onore. Mi sono perso qualche messaggio. Ciao Tazza, uno. Non c'è più il messaggio di Alex. Mancano altri due tipi o le carte. Ah. Le carte. Ah, ho capito cosa si intende, ok. Tu sei il poliziotto buono, dai. E io faccio passare. You talk to him, appeal to his self-interest. Fai il poliziotto buono, io faccio il poliziotto buono. I'll pretend to be on his side. But if we waste too much time negotiating, Bailey won't be able to stall Kellum's advocate. Ci penso io. Tranquilli, non ho paura. Già L'hanno i legato. youtuber italiani scrivono No, Tony, nascita, ti ho fatto una crescita, domanda. morte Scegli tu della... chi contro chi. Tu devi chiedermi chi, Tony. Chiedimi chi. Devi chiedermi chi contro chi. Scegli tu. A tutti quelli che vuoi. Tony, a te il piacere. Sono uno spettro, parla. My name's Shepard. I'm a spectre. Tony, chiedimi chi contro chi, che poi la generiamo e la I don't creiamo. have to prove anything. Facciamo domani, Leonardo, domani facciamo giornata speciale, doppi punti, va bene? Now, 30 fortunately, contro I'm uso. not after you. You contracted an assassin. Who's the target? Vado, Ma su quale gioco, Jack? Su WrestleMania 42, WWE? un gioco che non esiste. Se fai questo Guardati la scena che lo You won't see è us pazzesco. potresti fare, defense, dico. but you're a problem below my pay grade. Però dovessi installarti cosa? No. Come si chiama? Uso la VR, per favore, non faccio niente, io non faccio... No. Si affrontano. What's the story? Why'd Kellum hire the boy? Okay. Va bene, sta generando, sto generando. Tony? Joram. Yeah. Sarebbe una bella cosa se il tuo sogno diventa realtà. Alcuni sogni però non voglio che diventino realtà, perché ho fatto un sacco di incubi, quindi non voglio che diventino realtà. Hai fatto fuori Mensa Hollywood. No, lascia stare, in famiglia, cose brutte in famiglia ho sognato. Non sto neanche a raccontarlo. You haven't heard what the aliens have been saying? They think the council died because our fleet refused to save them, that we stacked the new council with humans and yes men. Anderson does his best to be diplomatic, but they act like we're jackbooted thugs enforcing a coup. Qual è il gioco spin-off, Tony? Ma su WrestleMania 42, quello che lui ha sognato di notte, te lo sto dicendo. Ah, aspetta, Tony, sta generando? No, non mi fa le immagini! Che stai utilizzando, Gemini, per caso? No, Grok. Mi ha detto che... Sì. No, perché la stessa cosa lo sto avendo i problemi anche io con Gemini. Non mi sta generando immagini, è morto il generatore di immagini. Grazie per il Sax Guy, Tony, Leonardo. Forse ce la fa. Bello, non ci assomigliano per niente. Va bene, dopo la scena, Tony te lo faccio vedere, Vediamo la scena. Ciao Mica, sei tornato in... Ha fatto tutto il giro della stanza, è tornato sulle gambe. Affettuoso. È come quando hai creato cose. Attenzione, signore dei cacciatori, concedimi una mano ferma, una mira precisa e dei piedi svelti. Il poster che era WrestleMania 42 che c'è
Arriva. Che avevi sì. arriva, arriva. Siete pronti? 3, 2, 1, eccolo qua. Uguale Paint, ugualissimi proprio. Assomigliano no, tanto. dico che avevi creato cose Ma che roba, ragazzi, ma che roba trash. Cioè, questo qui ti sembra Penta, ti sembra? Ti sembra Penta? Mi sembra Re Mysterio. Questo mi sembra più Root Mysterio. È vero. Rusev che faccia c'ha Rusev qua? E questa immagine qua? Penta è tipo Seth Rollins. Nel caso Jack, questi qua mandameli queste due cose. Ma non riesco a passarle dal Groca. Esatto, Tony, esatto. Quelle sono cose belle. No, bello, lui si accontenta. E per me Penta non c'è neanche un po'. No, ma io vorrei capire il tizio quello lì con i pantaloni blu, che cazzo. Aveva 3 gambe. Ancora danni pistola. Ma chi è sto qua che parla? Quell'altro Alex che scrive sì senpai. Sì senpai. Alex, quindi le carte intendevi nel dungeon, perché adesso sei nel dungeon. Beh, va bene. Ti stai potenziando. Hai e quella vuoi. Sì, non credo. Aggiornati. Stiamo parlando con gli elettori. Ragazzi, abbiamo anche noi il politico. Il giorno delle elezioni, dice. Sto qua. Grande Alex, dai che fai progressi. Ma è bello perché c'è tutta la trama sta cosa. Vabbè, comunque i 3 semi li trovi di sicuro, Alex. Li trovi di sicuro i semi. Tanto uno è proprio in un posto ovvio. Uno è proprio in un posto ovvio. Uno è un posto ovvio verso. Gli altri no. Aggiornati. Ti immagini se fosse Ashwart Kawaii, esatto, Yawach, Kawaii anche lui. In una missione, cioè che si fosse trasformato in una missione di Hitman ma Tin secondo me lo fa fuori alla fine sto qua. Devo solo capire. Oh boia. Devo seguire lui. Devo seguire cosa fa questo. Sì, ce l'ho. Vorrei tanto abbracciarlo. Alex, tu qui vorresti abbracciare Orime, magari. Vorrei abbracciare Orime. Le olive, abbracciamo le olive, Jack. Ma che le olive? Orime, che le olive? Orime non è... Ti hai detto le olive. Orihime, ho detto. No, le olive. Ma che olive? Ma io non abbraccio le olive. Io poi ti abbraccerebbe, che ne so... La barista Mumu. Ancora, Vabbè, dai, un caldo abbraccio. Ok. Ma che strada devo fare? Questa è la storia di mucche di pollo, 2 scavezzacollo, prontate collo. Scavezzacollo. Come Tino solleva la gente con gli snap suplex. Preferisco io. Ma invece sì, l'hai visto il match attributo dei Pokémon nella luce libera, Jack? Ma dove? Quando? In che cosa l'hanno fatto? Non mi ricordo se era nella AAA o in un'altra federazione. Hanno fatto un match tra Aulucia e cose, quel Pokémon, quello là muscoloso. Ah, ma fighissimo quel personaggio. Coso, com'è che si chiamava quel Pokémon? Manchap o qualcosa. Manchap. Quindi c'è un. Me la devi mandare. E c'è praticamente sti due luciadores che indossano il costume proprio con i colori dei due Pokémon. Nel mezzo ci si sono messi. Te lo faccio, Tony, ti faccio sta schermata. Pikachu, Eevee e che ne ha più ne metta. Ma boia, aspetta Tony che. Ma boia! Mi si è chiusa la porta, che colpa ne ho io se si chiude la porta qua? La schermata Wrestlemania 42 Vegas now loading. Maybe he saw Kolyat in here somewhere. Arriva, Tony? La sta facendo? Ma sta missione è odiosa. Per uno che è pigro come me. Ecco, è arrivato questo. Aia! Hey,
Magazziniere, tu chi sei? Guarda, la delicatezza di Wakame. Brava Wakame, così, col magazziniere. Sembra giusto. Visto? Wakame. Prende a ceffone il magazziniere. Ma come ti vengono certe idee? Come ti vengono certe idee? Infatti. Oh boia, è crashato il gioco! No, porco cane! Ma anche crasha sempre sto Mass Effect, porco boia. Mi è crashato Mass Effect. Ma che cavolo. Eccolo, è arrivata, Tony. Guarda che bella sta schermata. WrestleMania 42. Now loading Vegas. Visto che roba ti piace. Guarda questa, Tony. WrestleMania Vegas now loading. Ma che bella schermata. Oh, bellissimo, bellissimo, bellissimo. Tony, queste sono venute bene. Penso che quel ring è leggermente piccolo e tondo. Quello è ring quando Re Mysterio si allena da solo. Bene. Re Mysterio si allena da solo. Rimbalzi diventa una palla, non mi dici. È il ring di Re Mysterio quando si allena. Il ring di Re Mysterio. Si fa le mosse da solo. Se ti sentisse Re Mysterio mi farebbe una Sinfonine anche peggio. Le cinghiate peggio di Sofia. Poi ragazzi devo ricaricare tutto. Spero che mi faccia ripartire da quel punto lì, perché sta missione è una rottura di scatole. Già stavo andando bene e mi è crashato appena ho aperto la porta, esploso. Ma che beh, Mass Effect lo fa sto scherzo purtroppo. È per quello che tu dicevi, i salvataggi corrotti. È un mio amico gli è corrotto veramente il salvataggio. Ha perso tutto. Sta andando tutto non è successo proprio alla fine, però quasi cosa, quindi prepara il coso, prepara il... Ma non è un salvataggio corrotto il gioco che crasha, ma non è strano. Comunque hai visto Tony che vengono belle immagini, Ma devo farla dall'inizio. Devo rifare tutto. Venite al giorno delle elezioni, ma vaffanculo. Giorno dell'elezione. Sti cavoli di politici pure nei giochi mi li becco. Ok. Tony Iselora deve fare casino, dice. Sabato Lio metterà una bella sciarpa giallo-rossa e inizierà a cantare Roma, Roma bella. Poi, ma quando mai? Si è staccata le cuffie, porco cane. Ragazzi, adesso non sento più neanche io, guarda, si è staccato tutto. Per colpa della gatta. Check. Alexa, accendi Leone. Ok. Ma è rimasta ancora incastrata qua, scusate. Sei incazzato la gatta. Sei incastrato tutto, esploso. Ti autongo che non succede mai durante una boss fight. Cosa? Alex, ma no, ma Mass Effect mi è successo durante la boss fight. Lunghissima. Certo che mi è successo. È esploso tutto, Alex. Certo che è successo. È successo, Alex. Ero contro quel vermone, è tutto da rifare. 20 minuti persi su Mass Effect. Certo che mi è successo. Che crasha, sì, mi è successo. Ma certo che mi è successo, Ale, questo cavolo di gioco crasha sempre. Se non mi crasha una volta a settimana. È successo... ripeto, è la garanzia di qualità della EA. La garanzia di qualità della EA. Questa persona del zombie con qualche... A me capita con i giochi Ubisoft. Mi capita con i giochi Ubisoft ho beccato tutti i tipi di bug del mondo. No, la tengo, come te, non la tengo. Mi piace sta luce. Boia. Devo girare di qua. Non riesco a non sbagliare perché mi serve da stamattina alle 4 che non riesco a aspetta che sto perdendo una nuova missione, stavolta mi sono distratto io. Non lo trovo. Non riesco a trovare sto cavolo di coso. Forse c'è? No, non c'è. Ho perso. Di nuovo. No. Ok. Ricarico. Buongiorno. Aspetta. Allora, Dio. Ok. Li facciamo da qua. Sta missione, ragazzi, ma chi l'ha inventata sta missione? Sembra una missione facile, segui una persona. Il problema è che poi ti curva dall'altra parte del mondo. E prima ce l'avevo fatta andare oltre. No, io passo da destra stavolta.
Ah, ecco dove va il disgraziato. Hai capito? Passa di qua. Mi era appesolato 5 minuti. Non si può dormire, non si può dormire. Ci devi mangiare la cena, poi che mangi la cena crolli. Poi è KO. No, ma no, tu hai capito, io da stamattina alle 3 che non riesco a chiudere sonno. Io avevo una zanzara stanotte, guarda che mi ha rovinato. No, ma a me non è la zanzara. Io sì, ma che cavolo sta zanzare anche a ottobre ti vengono torno qui e cerco di chiudere gli occhi per dormire. Sì, come no? Ma certo. A un certo punto mi sono messo a giocare con la PSP. Questa miseria, stavo giocando a cosa? Stavo giocando a... come si chiama? Al gioco di cometino che beve vino. Alla storia di Tekken Dark Tournament con Marshall Law, basta giù negli ultimi cose mi sono fatto va fuori. Qui devo andare di qua. Come ci giro di qua? Questa stanza? Come diamine si va ad andare di qua? È entrato in quella stanza. Ecco perché non devo prima vedere cosa faceva qua. Con il potere della fava. Ma il capitolo che è l'esclusiva Armor King, esatto, quello di Armor King. Ok, lo stiamo seguendo, ragazzi. Ma tu l'hai fatta sta missione, Simo? A me è crashato prima il gioco, ma non posso salvare. Perché è una missione veramente pesante, cavolo, pesantissima. Vado di qua stavolta vado di qua. È per quello che io ho fallito prima. Li vedo. Stavolta vi sto facendo spionaggio perfetto. Devo tornare dal magazziniere, perché mi piace questa cosa del magazziniere. Guarda, mi sono divertito prima. Sorpresa, magazziniere. Cosa fate qua voi? Bam, bel ceffone. E passa la paura. Ok, non dico cagate se l'ho fatta. Vabbè. Perché è quella per la lealtà di Tain, che è un personaggio, anche perché è bella sta missione riguardo la sua. Nessun problema. Cosa fa? Parla. Vado un attimo. No, non è qua. Stavo fosse qua il magazziniere. Ho perso. Sono andato di qua. Ci sentiamo domani. Ciao Leonardo, grazie mille per la compagnia. L'ho perso di vista, non vorrei dirlo. Dov'è? Sento parlare. Sono io, Jack, sei. No, non sei tu. Guarda. Looks like the same group his bodyguard comes from. Che cavolo. Maybe he saw Kolyat in here somewhere. Guarda che devi capire qual è quello giusto poi. Di questi tre. Questi due non sono quelli giusti. Forse sei solo paranoico. Sì, capo. Grazie Leonardo, un abbraccio a te. Grazie mille. Io finisco sta missione e poi dovrete stare. Allora, stavolta vado di qua. Ecco il magazziniere. La stessa scena di prima. Ehi, tu chi sei? Non ho tempo per questo. Bam! Mette. Ecco qua. E così. Vabbè, povero magazziniere. La persona sbagliata al momento sbagliato. Poteva andare. Ok, siamo a una scena nuova, finalmente. Prima era crashato il gioco quando caricavo sto filmato, no? Che poi dite, ma sarà il tuo disco, è digitale. Casino con la O finale. La O finale, Tony. Grazie. Abbiamo quasi finita qua. Kolyat! È il momento di fare casino! CAS, no. No! Mi dispiace! La faccio! Cavolo, mi era appesolato veramente stavolta. Sì, vabbè, comunque. Oh, come lì io ti lascio andare tranquillo. No, ancora 5 minuti, finisco la scena. Questo è il figlio di Tain. Ti ho detto, Jack, me l'ho appesolato 5 minuti. Ti ho sentito gridare a te. Lo arrestano il figlio di Tain. Non vuole mica ammazzarlo. Suo figlio, dai. Tuo figlio, dai. Vabbè, sputargli in un occhio. Una volta ho fatto un'azione buona, per prendere a sberle questo qua. L'abbiamo risolta bene stavolta. Con tutte le volte che sono successe, anch'io, Simo, che le sento tutti i giorni. Anch'io.
Tane sta morendo, l'ha fatto per te. Your father and I killed a lot of people. You haven't. There's no reason you should start. I read his files. What made it all right for him to kill all those Tony, ho finito le generazioni con Grock, sono poche. Non era una cattiva idea, Tony. Teniamocela buona per la prossima volta. Why did you leave her? Why weren't you there when she died? L'hanno uccisa per arrivare a me, è stata tutta colpa mia. Mamma mia, che frasi. They killed her to get to me. It was my fault. What? After her body was given to the deep, I went to find them. The Triggermen. Cavolo, è tostissima. Bellissima sta missione. Eventually killed them. When I went back to see you, you were... Vabbè, anche se non eviti i dettagli crudi. I should have stayed with you. I guess it's too bad. Va bene, facciamo così, Tony. Facciamo così. Kolyat, I've taken many bad things out of the world. You're the only good thing I ever added to it. This isn't a conversation you should have in front of strangers. Esatto. Boys, take Kolyat and his father back to the precinct. Give them a Metteteli in room una and as stanza. much time as they need. A fare pesi. Perché aiuta Tane, I'm esatto. surprised you're letting him do that. You think he's the only man who ever... È l'unico uomo che ha sbagliato a crescere un figlio. No, non penso che I sia have to lui. get back to the precinct. Penta che Come on, colpisce I'll do Dominic, all l'attacco in corsa volante. L'inferno mesh, bellissimo. Bellissimo. Così Dominic vincerebbe di nuovo un'altra sfida, visto che Dominic vince tutte le cose importanti. Va bene, è andata, anche questa è andata, ragazzi. Abbiamo vinto anche questa. Ci manca solo una missione di lealtà, che è quella di Samara. E poi possiamo riprendere l'ultimo personaggio sbloccabile del gioco. Io? Samara Guttigliara, come si dice da Samara. I ran some searches in the CSEC archive about 10 Beh, years ucciso un back. gruppo di A bunch of criminali. real bad people were killed. Bad Someone people, was bad cleaning people. house. Bad boys, The prime Detroit. suspect was a drill. We never caught him. What you gonna do? Bella questa, non penso che me la farà perché una persona in fiamme ovviamente per la IA è troppo, però. È troppo. Però vabbè, è un match di wrestling, cioè ci sta. Lasci perdere. Lei non sa che è stato Tane. Lei non ci prova. Lei non sa chi sono io. Esatto, non ci provi. Esatto, Badate, colonnello, che io ho carta bianca. Ah sì. Allora, l'abbiamo risolta. Mi aspettavo un'altra risposta, Cecco. Che dovevo risponderti, non puoi dire parolacce. Dovevi dire e ci si pulisca il non posso culo, dirlo, vabbè. lo sapevo benissimo. Stavo dicendo quello, so che Your era boy quello. shot some people. No one I feel sympathy for, but there it is. A chi importa di loro? That kid goes through the system. We both know he's there for the rest of his life. Ma basta, resta gente. Skin, scales, whatever. If you've got another suggestion, L'alternativa qual è? Give him a job. Gli diamo un lavoro, esatto, pagherà il debito della società, esatto, gli diamogli un lavoro. Questo qui ha fatto delle azioni criminali, gli diamo un lavoro col governo, cioè vedi, più pulito, più bello cavolo, così. Facciamo qua in lavorare. Italia Jack, qui in Italia non tolgono i lavori alla gente per bene e danno i lavori ai La stretta di mano, così l'abbiamo risolta, bella stretta di mano, un bel lavoro per il criminale, figlio del criminale, ok, benissimo, bello. Così è finita bene, GG. Abbiamo appena dimostrato. Madonna santa. Si vede che la cosa che la cittadella è comandata dai la cittadella è raccomandatissima. Solamente noi italiani possiamo fare sta cosa. Nessun altro paese lo farebbe. Allora, sono soddisfatto. È stato molto pulito e onesto, proprio come piace a me. Giustizia è stata fatta. Tutto corretto. Andiamo. Lui ti ha minacciato e sparato alla gente, gli hanno stretto la mano. Posto, è andato, figlio. Sì, è posto. Altre proposte, Tony? Altre proposte? Sei pentito? Sei pentito. Allora, vabbè. Come direbbe Cavanacciolo. Hai cagato? Hai mangiato? Lo sapevo. Ancora altri messaggi. Oh boia. Dobbiamo potenziare ancora un'ultima cosa. Ammiraglio, vabbè, il nome impossibile. Shepard Vass Normandy, vabbè, mi sembra giusto. Shepard Vass Normandy. L'umanità avrebbe potuto. Infatti, in esperienza.
Ha detto che avremmo potuto aiutare, ma non l'abbiamo aiutati. Perché chi se ne frega. Meglio. L'umanità avrebbe giovato, io cosa ci guadagno? Cosa ci guadagno sull'umanità? È giovato, ci guadagno qualcosa io? Va nelle tasche di Cerberus? No, è loro. È così ragazzi. Ok, bene, comunque abbiamo fatto un altro progresso anche oggi. Sono contentissimo perché finalmente abbiamo fatto quel cavolo di trofeo, che è stato parecchio intenso, però finalmente ne sono contento. Abbiamo potenziato anche la pistola pesante. Oggi molto contento. Progressi belli. Sono contento. Devo parlare con, giusto, devo andare da Tain, ma devo anche andare da Tali, visto che abbiamo finito. No, abbiamo un dialogo, facciamo ancora questa cosa, faccio in tempo. Sì. Basta! Perché? Perché non voglio! Ma boia, ancora sta cosa. A Tali sta qua. Andiamo prima da Tain, a questo punto andiamo da Tain. Io Tain lo adoro, l'ho già detto che Tain lo adoro come personaggio, quindi non mi dispiace. Tengo adoro. Tain, si chiama Tain, è colpa neoia. Comunque questo stavo dicendo, cioè che domani c'hai quindi Astrobot, alti livelli, relax, si fa per dire, sprove da tempo e la galassia più difficile del gioco. Che c'ho nel mio gruppo la Karat Kairi che sta impazzendo questi livelli, sta impazzendo veramente. E devo farli poi io. Sei strano come assassino. Però il fatto è che tu, come si dire, tu già hai capito cosa come farla, cioè hai capito l'andazzo dei nemici e cose. Ma l'ho già finita quella prova là, l'ho anche pubblicato il video oggi che è andata quella là, la master, ma saranno peggio quelle dopo. Adesso sono le prove a tempo, ragazzi, le prove a tempo si fanno. Ma si fanno tranquillamente. T'alleni finché non le fai bene. Già 2 le hai fatte. Già 2 se non mi sbaglio. 3 su 5. Però secondo me ho paura che mi sblocco un altro livello alla fine quando le ho fatte tutte. C'è un. Ma c'è scritto 4 minuti e 40. C'è qualcosa di molto sospetto. Di molto suspicious. Sì, esatto. I tuoi genitori? Non avevo uscito, mia mamma è al lavoro. No, i suoi di Tain, non ti vengo a chiedere delle cose private, sono anche sono affari miei. Cioè, sono affari miei. Potresti dire benissimo, ma non ce l'avevo con te. Per chi lavori ora? No, facciamo. But you don't kill for the Hanar anymore. Sei indipendente. Independence Tain. E poi sarei io quello che fa le battute di merda. No, sono io quello che fa, non tu. Sono io. Si ricorda tutto. Che bello quando c'è sti flash. C'è tutto nella mente. Fotografico. Che memoria fotografica questo. My apologies. Drell slip into memory so easily. Ma è normale che si ricorda tutto, Jack. Questo ci ha montato due cose, 2 webcam a posto degli occhi. Sì, è pazzesco, sì. Ti piacerà come personaggio, ti piacerà. Io devo ancora fare Samara, che è quella della missione che però non la posso fare da Renegade perché, vabbè, ve lo racconto la prossima volta il motivo. Per quanto vorrei, non lo faccio e sapete che vorrei, ma non posso dire il motivo. Perché non può ricevere il giocattolino quello buono. No, è perché è che se fai la missione cattiva succede una cosa, ma lo racconto la prossima volta, tanto. Succede una cosa che non è per niente bella, diciamo, finisce il gioco. No, non è che finisce il gioco, in realtà non finisce il gioco, però in realtà è che non puoi ottenere la lealtà vabbè, non come dire, devo fare la lealtà di Samara, la faremo, per quanto non è una scelta molto Renegade, sarà una scelta piuttosto pulita, ma ci tocca farlo. Guardate, i miei compagni vanno sopra le mie idee di lealtà, compagni prima di tutto, compagni di questo gioco veramente vanno protetti al 100%, e sapete che ho solo ammirazione per i miei compagni. Tali. Keela, I'm sorry I dragged you into Quarian politics. All that infighting. Seeing what my father did, you were the only one there for me, Shepard. The only cover I had against that storm. Thank you. Meritavi di meglio. The whole trial was insulting. You should have had time to mourn your father. Dovevo farti piangere tuo padre, Life is about what you deserve.
But my father would be honored that I chose to mourn him by blowing up. Distruggendo un sacco di idee. I should get back to work. But thanks for checking. Grazie per la chiacchierata. Eroe, sempre eroe. Perfetto. Allora, adesso però... So Gabby, what do you think of our new Quarian boss? Va bene. Ah no, devo ancora parlare una volta perché non avevo chiesto, sai che c'è sempre una scenetta quando li sblocchi. Jack, 2 minuti alle 7. Lo so, vado. Le chiedo solo una cosa. Magari più tardi. Non vuole parlare, ma chi se ne frega, neanche io non voglio parlare con Talia, non me ne frega un tubo. Onestamente. Se era Shepard maschio ero più interessato per essere femmina. Va bene così. No, perché e poi non c'è la romance, non c'è la romance, come dico lì. C'è la romance. Non potevi fartela la romance con Shepard donna. Vabbè, comunque, siamo a buon punto, ragazzi, siamo a buon punto. La prossima volta, ve lo dico subito, facciamo la missione di Samara. Hai visto quel gioco che ti ho detto io? Quello delle macchine? No, vai, cerca prima che chiudi. Prova a cercare su PlayStation, vai Sweet Carol e mi dici che ne pensi. Guarda, te lo guardo dopo, te lo guardo io, poi ti dico, perché devo staccare anch'io, avete pazienza, ma è tardissimo, ragazzi. Vi ringrazio, è stata bella oggi. Domani finiamo con una bella puntatona e speriamo Astrobot di arrivare ormai verso la fine anche di quello. Per Mass Effect 2 siamo a buon punto, ma non al finale ancora, non siamo ancora al finale. Ci vediamo, ragazzi, alla prossima. Ciao Leo, grazie della compagnia per queste 2 ore. Ciao!